cortisolo e adrenalina, che servono per, come dire, avere la vostra attenzione. Cortisolo e adrenalina sono gli ingredienti necessari per fare in modo che tutto quello che poi vi spiegherò tra pochissimo venga tenuto dal vostro cervello e conservato per essere poi divulgato. Il problema del cortisolo, uno dei problemi del cortisolo, è che poi crea un po' di stress. Come si compensa il cortisolo? Molto facilmente con, per esempio, endorfine e serotonina. Fra le quali cose potete fare per produrre endorfine e serotonina ci sono parole di conforto oppure applausi. Bene. Bene, bene, bene. E adesso che siamo di buon umore, vi parlo di odore di ascella. Che dici, non è proprio tra gli inizi più straordinari di questo mondo, e invece no, odore di ascella, immaginatevi, puzza di ascella. Voglio insistere con le parole per farvi sperimentare quello che le parole possono fare nel vostro cervello senza che voi, a me, spesso lo sappiate. Ce l'avete in mente l'odore di ascella? Sì o no? Sì, ok. Ce l'ho anch'io qua, tra l'altro. Ok. C'è questa ricerca del 2005 in cui a un gruppo di persone viene fatta annusare una sostanza, tipo questa, okay, contenuta in un'ampolla di vetro trasparente, sostanza trasparente, senza etichette, senza dire nulla, tranne una cosa. Stai per annusare odore di ascella. E le persone che devono, insomma, sniffare questa sostanza così odorosa, così simpaticamente odorosa, hanno delle reazioni che sono assolutamente prevedibili. Fanno una faccia che è assolutamente prevedibile, che ora io vi simulo, ma che vi chiederei di interpretare per sentire come funziona questa cosa. Fanno una faccia più o meno che è così, fatela anche voi, almeno siamo allineati, mi sento un po' meno solo, così. Ok? Che è la tipica espressione facciale del disgusto. Perché? Perché il nostro sistema biologico, per proteggerci, ci fa provare ribrezzo per alcune cose, tra cui gli odori del nostro corpo, per evitare ad alcune persone, che altrimenti farebbero, insomma, berrebbero e mangerebbero cose che insomma, non si devono né bere né mangiare. Questo è il sistema biologico. Il sistema nervoso di queste persone ha delle reazioni che sono prevedibili, si agitano, la pupilla si restringe, si chiama miosi. Addirittura si accende nel cervello di queste persone la pain area. Pain vuol dire dolore, l'area del dolore, che è quella che vi si accende in testa quando, per esempio, pagate in contanti invece che con la carta di credito. Avete presente quella sensazione? Pain area, adesso avete un nome scientifico per chiamare questa cosa. E ci sta, è prevedibile, insomma. Quando ho iniziato con odore di ascella avete avuto una reazione prevedibile. La cosa molto interessante di questa ricerca è che ad altre persone viene fatta annusare la stessa sostanza trasparente proveniente dalla stessa ampolla con una differenza importante. A queste persone si dice che stanno per annusare un particolare profumo di un particolare formaggio francese invecchiato tantissimi anni, quindi una cosa molto preziosa che costa milioni di euro al chilo, e poi gli si dice annusa. Queste persone hanno una reazione, anche in questo caso prevedibile, molto, molto diversa. La pupilla non si restringe, si dilata. La pupilla ci si dilata quando noi ci aspettiamo una ricompensa molto forte, un piacere molto intenso. Si chiama attivazione del circuito dopaminergico. Quando ci aspettiamo qualcosa di molto bello, quando per esempio vogliamo comprare un bene di lusso o vediamo un piatto che ci affascina moltissimo, si accende una parte del cervello diversa da quella di prima. Si chiama nucleus accumbens, che è una parte del cervello che per l'appunto ci fa pregustare piaceri incredibili e ci fa spendere un sacco di soldi. Quando comprate cose che sapete col cervello inconscio non dovreste comprare, la colpa è sua. Quindi la prossima volta che tornate a casa e vi sgridano perché avete comprato una cosa che non vi serve, voi alzate le mani e dite è il nucleus accumbens, io non c'ero, che non è così distante dalla verità. Io mi occupo da
in effetti 15, quasi 20 adesso, non mi piace ammetterlo, ma quasi 20 anni di intelligenza linguistica, cioè dell'effetto che le parole hanno sul nostro cervello, a livello fisico, a livello fisiologico. Cosa fanno le parole della nostra realtà, come ci fanno stare. E fra tutte le ricerche con cui sono entrato in contatto, questa sicuramente è una di quelle che più mi ha scaldato, che più mi ha affascinato e più mi ha inquietato. E dovrebbe inquietare un po' anche voi. Perché? Perché quella fiala siete voi. Quella fiala siete voi ogni giorno della vostra vita. Quando vi presentate agli altri, senza saperlo, voi fate o l'effetto, quello lì, ok, quello dell'ascella, oppure l'altro effetto. La cosa interessante di quell'esperimento è che la stessa cosa, con parole diverse, da un lato sconvolge delle persone, fa provare sensazioni spiacevoli, d'altro lato le eccita, la stessa sostanza, diverse le parole, diverse le reazioni. E quella fiala siete voi, siamo noi, tutti i giorni della nostra vita. Quando chiamate qualcuno e dite «scusami, ti disturbo?», voi fate l'effetto dell'odore di ascella. Ma è così, perché disturbo, per esempio, magari voi non lo sapete, ma è un frame, attiva un'idea, una serie di immagini che hanno a che fare, guarda caso, con una delle paure più inconsce, tipiche e ataviche dell'essere umano, la paura dei rumori forti. Come esseri umani, per sopravvivere, noi siamo progettati per temere i disturbi e i rumori forti. E la cosa migliore che riusciamo a fare è chiedere a qualcuno se possiamo disturbarlo, scusandoci che è una parola che, a livello di pura semantica, in italiano, significa so che sto per farti male, mi ci sento in colpa e lo faccio lo stesso. È affascinante, voi ridete, ma non è così, è un po' drammatica la faccenda. Perché facciamo questo? Perché vogliamo essere gentili. È solo che essere gentili e poi apparire come ascella pezzata non è tra le cose che reputo più interessanti. Potremmo fare in maniera diversa, potremmo eccitare le persone. Potremmo chiamare qualcuno e dire «Ciao, sei libero?» Perché la parola libertà, pensateci mentre lo dico, la parola libertà evoca in sequenza spiagge, lo so cosa pensate, montagna, colline, cieli azzurri, uccellini che volano, persone che fanno così, giusto? Quella roba lì che voi pensate diventa endorfina e fa quell'altro effetto là, sempre gentili, ma con un effetto completamente diverso. Quando fate un regalo a qualcuno e dite, guarda, tremando, ho un pensierino per te, ma proprio una sciocchezza, una stupidata, guarda, niente di che, la prima cosa che mi è capitata sotto mano, se non ti piace, lo puoi cambiare? Ridete. Poi tornate a casa e dite, però non mi danno valore, però non riciclano i miei regali, è per forza. Puoi dire, vi svelo un mistero straordinario, potreste dire, ho un regalo per te. Segnatevelo perché, scrivete. Scrivete. Perché poi la gente dice mi dimentico. No, scrivete, avete il blocco per gli appunti ecologico, scrivete. E la prossima volta, io a volte mi intristisco perché vedo tanta gente che ha le buone intenzioni e poi magari non ce la fa. La prossima volta che cucinate per 24 ore per fare la cena ai vostri parenti e amici, quando vi diranno che buona la cena, invece di cominciare con sì, però il branzino era insipido, no, la pasta era un po' scotta, no, i cavoli non erano buoni, li guardate negli occhi e dite, sì, vero, buon gustaio, almeno daranno valore a quello che dite. Quella fiala siete voi, ma quella fiala sono io
sono io, qui mi vedete alla guida della mia prima e unica Lamborghini, e lì mi vedete su un palco. Qual è la differenza? Sono sempre io. Prima balbettavo, ero timido, introverso, mi presentavo male e nessuno mi ascoltava. Io ho balbettato fino a 20 anni. Curioso essere a fare questa cosa bellissima. Adesso quando mi dicono ci sono 700 persone sedute, con un certo snobismo dico, ah, ok, speravo 1000. E sono sempre lo stesso. Ho cambiato la narrazione della mia storia. Ho scoperto che esiste una cosa che si chiama abracadabra, che dall'aramaico avracadavra significa io creo cose come parlo. La parola diventa la realtà. È mito? È magia? È scienza? È scienza. Abracadabra è scienza. Quello che succede è quello che vi ho descritto prima in pochi secondi. Ogni parola che voi pensate, concepite, immaginate, produce l'accensione nel cervello. Sentite, nel cervello. L'ho voluto ripetere 2 volte per ricordarmi, perché un conto è dire che balbetti, un conto è dire, ripeto i concetti, così almeno la gente capisce. È una storia diversa. Accende diverse aree del cervello, che a loro volta producono delle reazioni chimiche, ormonali, come quelle che avete sentito prima quando ho detto odore di ascella. L'avete sentito, era fisico, erano ormoni e quegli ormoni lì diventano la vostra realtà. La realtà che voi vivete ogni giorno, e questa è scienza, è il risultato delle parole che usate per raccontarla. E la cosa bellissima è che se non vi piace la realtà, potete cambiare le parole. È un po' come sulle montagne russe. Faccio sempre questo esempio perché secondo me è molto significativo. Pensateci mentre lo faccio, perché alcuni di voi sicuramente saranno iperappassionati di montagne russe e altri meno. Io di sicuro sono di quelli che le montagne russe, se può evitarle, le evita. Se le conosci, le eviti. Io le evito. Alcune persone le amano molto invece, altre ne sono terrorizzate. Ora immaginate di prendere 2 persone, una innamorata persa delle montagne russe, una invece che non le sopporta proprio, e di metterle sulla carrozza, la prima carrozzella, quella che va giù, ce l'avete presente? E di fargli fare un paio di capovolte, cosa che non riesco neanche a concepire. Poi immaginate di prendere queste persone, alla fine del loro giro della morte, che solo a dirlo comunque, l'amigdala si accende e dice, cosa fai? Non ci devi andare. Il giro della morte, abbiamo l'amigdala che ci protegge da queste cose. Insomma, le prendete e chiedete loro che cosa hanno voglia di fare dopo il giro della morte. Loro ti diranno, tutte e 2, che hanno voglia impellente di andare in bagno. Perché il nostro sistema biologico è progettato per, di fronte a un pericolo reale e imminente, farci vuotare le viscere, fare pipì o altro. Lo sapete? Quando avete paura voi dite me la sono fatta sotto dalla paura. Perché lo dite? Perché il corpo parla, il corpo sa. Quindi entrambi vorranno andare a fare pipì. Entrambi avranno in corpo lo stesso mix ormonale, a base di cortisolo, per esempio, l'ormone dello stress, quello che nel mio esordio un po' volutamente forte vi ho fatto sperimentare, un po' di adrenalina, un po' di testosterone, perché il testosterone serve per affrontare imprese perigliose. Stessi ormoni, stessa reazione fisiologica. Una persona dirà, wow, bellissimo, me la sono fatta sotto dalla paura, straordinario, voglio fare un altro giro. E l'altra persona dirà, no, basta, me la sono fatta sotto dalla paura, mai più nella vita. Che cosa cambia? Cambia la storia che queste persone si raccontano dell'esperienza. L'adrenalina, il battito io, prima di salire su questo palco, avevo il battito cardiaco a 120. Il battito cardiaco a 120 è un battito cardiaco. Il corpo non lo sa se è paura o eccitazione. Scelgo di chiamarla eccitazione, perché se la chiamassi paura tornerei a Brescia all'istante e non farei lo speech. Questo è il concetto. Noi siamo la storia che ci raccontiamo, noi siamo storie che camminano, e se la storia che vivete non vi piace, ne potete raccontare un'altra. Questa è la cura delle parole, scegliere con cura le parole per fare in modo che le parole si prendano cura di noi. Perché?
E questa è la frase con la quale vi saluto. Prendetevi cura delle vostre parole e le vostre parole si prenderanno cura di voi. E grazie per essere stati con me.